Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti, vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 15 giugno, dove troveremo la luna nuova in Gemelli. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. E vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la nostra lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna e prima di ascoltare gli oracoli facciamo un po' il punto della situazione astrologica, nel senso che la luna nuova in Gemelli ci porterà a un periodo molto attivo, un po' per tutti i segni. È ovvio che poi ogni segno vivrà queste energie in modo diverso. Per voi può voler dire, ma lo vedremo meglio con gli oracoli, attivo nel senso che c'è più ottimismo, più fiducia, una carica di entusiasmo, maggiore leggerezza emotiva, può migliorare anche la capacità mentale e comunicativa, è un buon momento per studiare, per ampliare le conoscenze, sia a livello di studio, sia soprattutto conoscenze e incontri, esperienze, viaggi, e osservare, prepararsi ad agire, ma non immediatamente, non subito. Di contro dobbiamo fare attenzione perché potrebbe esserci qualche momento di passaggio, di transizione dove si avverte una forte vulnerabilità, un po' di ansia, di scarsa concentrazione, di tanta stanchezza e confusione e quindi avere delle idee poco chiare. Ecco perché sì, è vero, bisogna agire, però quando si ha maggior sicurezza. E adesso vediamo il vostro primo oracolo. Ci fa il punto della situazione, e cioè voi intorno all'1 giugno, come vi trovate. Effettivamente questa carta è energeticamente molto forte perché parla di un periodo movimentato, anche fortunato, seppur fugace, cioè molto veloce. Ecco perché bisogna approfittare subito di un'occasione da cogliere. Qualcosa potrebbe cambiare temporaneamente, quindi di non preoccuparsi, di non spaventarsi. Quello che vi dicevo molto, molto forte come cosa è che arriverà una fase, un evento, qualche momento molto felice, molto intenso e entusiasmante da cogliere al volo, se è un'opportunità da godere in piena felicità e armonia. Per altri aspetti magari appunto, soprattutto per le fasi più negative, di non preoccuparsi perché appunto sarà qualcosa di passeggero. Polvere di Luna ci dice che è in arrivo una sorpresa, o a volte anche più, che riguardano l'accadimento di cose belle o un cambiamento inatteso che può portare gioia, si può riaccendere la passione, il desiderio, la voglia di fare, e ci possono essere anche delle felici coincidenze, qualcosa che tira sul morale, cogliere le opportunità, quelle giuste, quelle belle e quelle fortunate. Quindi vediamo che questo periodo sarà molto, molto intenso per voi, per questi aspetti che già sono saltati fuori dalle carte. Un altro ambito forse che può essere abbastanza importante è il lavoro sulle ombre, cioè se già lo state facendo, allora quindi può anche darsi che finalmente ci sia il liberarsi di ferite, di impedimenti, di blocchi, oppure per chi sta iniziando o sta valutando di iniziare in questo periodo, diciamo che tutto il periodo della luna nuova è adattissimo a purificarsi, a ripulirsi delle vecchie energie, di quelle cose che ci bloccano, e il lavoro sulle ombre in senso molto molto stretto. Poi se volete approfondire
magari essendo un video abbastanza corto, diciamo non mi posso dilungare, vi posso dire che si tratta di vedere un'influenza, un qualcosa del passato che ci impedisce di andare avanti, bisogna scavare le cause alla radice dei problemi del presente e quindi andare ad affrontare un certo tipo di esperienze proprio per portarsi verso la guarigione. E magari questo potrebbe essere il momento, come vedete, sia di cogliere opportunità di evoluzione, di crescita, anche cose fortunate, molto intense, ma l'intensità l'abbiamo anche in questo lavoro sulle ombre. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi le carte dell'oracolo dello sciamano. Altre indicazioni che possono aggiungersi a quelle che effettivamente sono già uscite. Vediamo quali sono queste indicazioni. Troviamo la carta la maledizione, attenzione, non diciamo detto così uno può spaventarsi effettivamente, ma vi voglio tranquillizzare. Spesso questa carta ha a che fare con le limitazioni, con gli schemi negativi o le cose che tendiamo a ripetere, magari pur sapendo che stiamo sbagliando, pur sapendo che non è la cosa giusta farla o portare avanti una certa questione, però siamo lì che ci ostiniamo e che continuiamo a farlo, e questo può creare anche un blocco della stessa energia creativa. A volte si tratta anche di sentirsi ostaggio di qualcosa, di qualcuno, però c'è qualcosa che non corrisponde alla realtà, e quindi anche questa non a caso capita proprio vicino al lavoro sulle ombre. Forse vuole dare un'ulteriore indicazione sul fatto che bisogna riconoscere la propria ferita originaria, bisogna guarire, perdonare, lasciare andare e seguire un nuovo corso. Ottima occasione per fare pulizia dentro e fuori di noi, e infatti questa è anche una carta che può parlare di karma di vite precedenti, ovviamente se ci credete, se può essere utile come indizio per aiutarvi. Poi troviamo il flusso. Ecco, questa già ci sta dicendo che dobbiamo seguire il flusso degli eventi, il movimento naturale, ogni cosa deve essere forzata, e quindi seguire il flusso con fiducia e apertura ci permette non di arrenderci in senso negativo, ma è una specie di arrendevolezza serena verso ciò che ci porta la vita. Quindi ascolto della realtà, osservazione, accettazione, avere le proprie intenzioni, i propri propositi, sogni, desideri, questo sì, però cercare quella scintilla iniziale, dobbiamo essere proprio noi a cercarla, senza aspettare che le cose giungano a noi. Ed effettivamente già abbiamo visto che delle possibilità ci saranno. È ovvio che dobbiamo metterci nella condizione di non aver timore, di non aver paura, appunto di non lasciarci bloccare. L'ultimo messaggio arriva dalla carta Pachamama. Non a caso abbiamo anche un'altra carta col numero 40, diciamo, se credete anche nella numerologia, il 40 spesso si riferisce proprio a una fase di concretizzazione, di trasformazione pratica, effettiva, quindi di passare all'azione e di non lasciarci bloccare. Come carta indica nello specifico un'energia che nutre, appunto di non lasciarci bloccare da cose che non ci nutrono più, che ci fanno rimanere fermi magari nella nostra zona di comfort, e invece abbiamo bisogno di qualcosa che ci nutre, ci rigenera, e lì sì che arriva creatività, arriva prosperità, arriva abbondanza, però dobbiamo essere responsabili di noi stessi e delle nostre azioni, proteggere ciò che abbiamo, essere anche riconoscenti, di non aver paura dei limiti, anzi cercare di
trasmutarli, modificarli, cambiarli proprio per aprirsi, ed è lì che arrivano tutte le possibilità disponibili a noi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!